Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Il video di oggi è una novità perché è il primo video tutorial che faccio. E allora, la canzone che ho scelto di spiegare è Mystery of Love di Sufjan Stevens. Suppongo che si pronunci così. Sotto il video in cui avevo fatto la cover di questa canzone mi era stato chiesto di dare gli accordi e l'arpeggio, però diciamo che spiegarlo sotto in un commento è un pochino difficile, e inoltre ho visto che mentre ci stanno alcuni tutorial per ukulele e baritono, non ce ne sono molti per il soprano, che è quello che ho usato io, e quindi ho deciso di fare questo video. Ecco il mio caro tenero e coccoloso ukulele. Diciamo che in realtà il video sarà diviso in due. C'è una prima parte in cui faccio una spiegazione un pochino più semplice per questa canzone, e la seconda parte invece in cui spiego precisamente il modo in cui io ho suonato questa canzone, appunto, perché in realtà il modo che ho usato io usa delle posizioni per gli accordi che non sono quelle base, e quindi ho pensato che potesse magari risultare un pochino ostico per alcune persone che magari stanno all'inizio e che vogliono comunque suonare la canzone. Quindi se voi diciamo pensate di essere a un livello un pelo più avanzato, non che io sia bravissima, però comunque se pensate di voler fare la canzone esattamente nel modo in cui l'ho fatta io, allora saltate nel video, vi metto in descrizione il minuto a cui dovete saltare se volete seguire la parte un pochino più avanzata del tutorial. Inoltre, se la vostra lingua non è l'italiano, dal momento che è il mio primo tutorial, quindi decisamente non mi sembrava il caso di farlo in inglese, perché spero in realtà di essere già chiara in italiano, quindi non volevo creare pasticci. In tal caso potete comunque attivare i sottotitoli in descrizione, che cercherò di rendere appunto il più chiari possibile, così che tutti quanti possano comunque seguire il tutorial. Direi quindi che possiamo passare alla prima parte del video. Gli accordi che vi servono per questa canzone sono il Do, che si suona mettendo l'anulare o il dito che più preferite sul terzo tasto della prima corda, e le corde le contiamo con la prima, che è quella che sta in più in basso, e poi a salire prima, seconda, terza e quarta. Quindi quando dico terzo tasto della prima corda, in realtà stiamo premendo il terzo tasto della corda che sta più in basso. Quindi questo è il Do. Poi vi serve il Re maggiore, che si fa mettendo indice, medio e anulare sul secondo tasto di seconda, terza e quarta corda. Poi vi serve il Mi minore, che si fa mettendo l'indice sul secondo tasto della prima corda, il medio sul terzo tasto della seconda corda e l'anulare sul quarto tasto della terza corda. Poi abbiamo il La minore, che si fa mettendo il medio o il dito che più preferite sul secondo tasto della quarta corda. E infine vi serve il Sol maggiore, che si fa mettendo l'indice sul secondo tasto della terza corda, il medio sul secondo tasto della prima corda e infine l'anulare sul terzo tasto della seconda corda. Questi sono tutti gli accordi che troviamo all'interno della canzone, e io direi adesso che possiamo iniziare a vedere pezzo per pezzo. L'ho suddivisa in 3 sezioni. La prima è l'introduzione e la strofa, la seconda è il ritornello e infine un piccolo stacco musicale. È la prima parte della canzone, e in realtà l'introduzione e la strofa seguono lo stesso pattern sia di accordi sia di arpeggio, e quindi diciamo che la sequenza è Do, Re, Mi minore, Re,
e fondamentalmente bisogna fare l'arpeggio in questo modo. Per il Do si parte dalla terza corda e si fa terza, seconda, quarta, seconda, terza. E si fa questa sequenza per 2 volte. In realtà, come vedete, io non sto premendo nessuna corda sull'ukulele, dal momento che in realtà per il Do bisognerebbe premere la prima corda, ma dal momento che all'interno del nostro arpeggio la prima corda non viene mai suonata, in realtà potete anche fare come faccio io e semplicemente lasciare la mano appoggiata, senza premere appunto niente. Invece poi passiamo al Re, dove invece tocca fare appunto l'accordo e la sequenza delle corde è terza, seconda, prima, seconda, terza. E di nuovo lo facciamo per 2 volte. Poi passiamo invece al Mi minore e usiamo questa stessa sequenza che abbiamo usato per il Re, quindi di nuovo terza, seconda, prima, seconda, terza. E infine facciamo di nuovo il Re, sempre nello stesso modo. Quindi l'introduzione consiste in questi 4 accordi e la faccio adesso lentamente. E adesso invece un po' più veloce per sentire come suonerebbe. Una volta che avete fatto l'introduzione, in realtà la strofa si struttura allo stesso identico modo. Dovete fare questa sequenza di accordi per 4 volte. Quindi abbiamo questi 4 accordi una prima volta per l'introduzione e poi altre 4 volte mentre si canta. Oh, it's me, the first time that you touched me. Oh, it wonders ever cease. Blessed be the mystery of love. Questa è la seconda sezione della canzone, è il ritornello, e per questo ritornello abbiamo come accordi il La minore, il Re e il Mi minore. Quindi per questo ritornello dovete suonare 2 volte tutte le corde dell'ukulele e poi stoppare e poi fare l'arpeggio che abbiamo fatto anche all'interno della strofa per il Re maggiore. E adesso invece bisogna fare la sequenza degli accordi è velocemente Mi minore, Re, Mi minore, Re, e bisogna praticamente solo suonare le corde. Io le pizzico, ma voi potete anche fare come abbiamo fatto per il La minore, quindi verrebbe, quindi abbiamo detto, no, la sequenza Mi minore, Re, Mi minore, poi di nuovo Mi minore, Re. E questa cosa la facciamo 2 volte, quindi la facciamo tutto insieme il ritornello lentamente. Di nuovo Mi minore e poi un'altra volta. Il ritornello in realtà io lo interrompo qui perché nel momento in cui con la voce andiamo bassi, Blessed be the mystery of love. Scusate, la mia nota, in teoria la mia voce non ci dovrebbe arrivare a quella nota. In un momento in cui facciamo quella nota passiamo invece allo stacchetto musicale che vi faccio vedere in un momento. Direi solo di rifare velocemente il ritornello, diciamo a velocità più o meno normale. Non ho il metronomo in testa.
passiamo all'ultima parte di questa canzone, che appunto inizia proprio nel momento in cui facciamo quella nota bassa. Mystery of Love. È venuta, wow. E quindi proprio in quel momento rifacciamo un piccolo arpeggio che consiste di Do, Sol e Re maggiore, e anche il Sol maggiore. Non so perché a volte dico gli accordi e basta, a volte li dico con il maggiore. Comunque se non diciamo minore è maggiore in questo caso, ci capiamo tutti. E in questo caso abbiamo il Do e facciamo l'arpeggio come avevamo fatto nella strofa, quindi terza, seconda, quarta, seconda, terza corda, e lo facciamo per 2 volte. E poi facciamo invece il Sol, e le corde in questo caso sono terza, seconda, prima, seconda, terza, e lo facciamo solo una volta perché poi passiamo subito al Re e rifacciamo terza, seconda, prima, seconda, terza. Quindi questa cosa si fa solo 2 volte, il giro di questi 3 accordi, si fa 2 volte dopo il primo ritornello, e invece dopo il secondo e il terzo ritornello si fa per 4 volte. Facciamolo insieme lentamente, spero che sarà abbastanza chiara. E quindi facciamo Do, Sol, ma poi passiamo subito a Re, poi di nuovo Do 2 volte, Sol, Re. Quindi velocemente questo stacchetto, come abbiamo visto anche poco fa, perché non c'era il cantato, sarebbe così. Io direi che in realtà per la canzone questo è tutto. Un'ultima piccola annotazione: se volete fare un pochino di, diciamo, dinamiche all'interno della canzone, in realtà l'ultima strofa non fa l'arpeggio, ma semplicemente fa l'accordo completo. Quindi semplicemente le corde, gli accordi sono gli stessi, però invece che fare l'arpeggio semplicemente per 4 volte. Io penso che questo è tutto per questa prima metà del tutorial, e spero appunto che si sia riuscito a capire. E per qualunque dubbio fatemi sapere nei commenti, e anche fatemi sapere se questo tipo di video vi interessa o meno, e quindi in caso vedrò se farne altri. E direi che invece possiamo passare alla seconda metà del video, in cui vi faccio vedere proprio il modo in cui l'ho suonata io nella mia cover.